Ciao a tutti, io sono Luca e questo video è pensato per quelle splendide persone che vogliono imparare bene l'italiano. Mi riferisco a chi sta studiando o imparando la lingua italiana e vorrebbe parlare l'italiano come un madrelingua. Se sei una di queste splendide persone, sei nel posto giusto. Qui con me ho una tazza non perché io abbia sete, ma perché voglio ripassare alcune espressioni. In altre parole, la tazza è soltanto un pretesto, una scusa per parlare di alcuni modi di dire, di alcuni costrutti e di alcuni vocaboli. Cioè, detta altrimenti, voglio ripassare le parole che possiamo usare quando parliamo di una tazza. Innanzitutto, la prima domanda, la domanda più ovvia è: che cos'è una tazza? E la seconda domanda è: a cosa serve una tazza? A cosa servono le tazze? Questa domanda, a cosa serve oppure a cosa servono, è una delle domande più utili che voi possiate imparare. Viene usata quando si vuole sapere la funzione di un determinato oggetto oppure in generale di qualcosa. Se io indico un oggetto e dico a cosa serve, voglio sapere qual è la funzione di quell'oggetto. Una cosa interessante è che per qualche strano motivo alla domanda a cosa serve le persone tendono a rispondere con serve per, cioè non rispondono con serve a, ma serve per. Per esempio, le tazze servono per bere. Quindi questa è una cosa piuttosto curiosa. La domanda è a cosa serve? Le persone di solito rispondono serve per, oppure servono per. Quindi noi possiamo dire che le tazze sono degli oggetti che servono per bere. Le tazze sono oggetti che vengono usati per bere. Le tazze poi fanno parte di una categoria che in italiano viene definita stoviglie, le stoviglie. Non so se conoscete il sostantivo lavastoviglie. Che cos'è la lavastoviglie? È quell'elettrodomestico in cui vengono messi i piatti, le tazze, i bicchieri, i cucchiai, i cucchiaini, le forchette, eccetera, eccetera, per lavarli. Quell'oggetto, quella macchina in italiano si chiama lavastoviglie. Stoviglie è il nome della categoria che comprende piatti, bicchieri, tazze, ovvero tutti quegli oggetti che vengono usati quando si mangia. Chiaramente stoviglie è una parola tecnica e di solito non la usiamo. Per esempio in italiano si dice lavare i piatti. Quando uno dice lavare i piatti intende tutte le stoviglie. Non sentirete mai nessuno che dice stasera ho un sacco di stoviglie da lavare. Di solito si dice lavare i piatti, che comprende anche i bicchieri, le forchette, i cucchiai, i cucchiaini, le tazze, eccetera, eccetera. Probabilmente conoscete la differenza tra una tazza e un bicchiere. Questa è una tazza, questo è un bicchiere. Qual è la differenza? La differenza è che la tazza ha questa parte qui che si chiama manico, quindi questo è il manico della tazza. Mi raccomando, manico, sostantivo maschile, il manico, i manici. Non confondetelo col sostantivo femminile, la manica, le maniche. Che cos'è la manica? È questa. Questa è la manica della camicia. Queste camicie in italiano vengono definite a mezze maniche, cioè camicie a mezze maniche. Io sto indossando una camicia a mezze maniche. Perché? Perché comunque la manica finisce qua, finisce a metà. Le camicie normali hanno la manica che arriva fino a qui, le camicie a mezze maniche hanno mezza manica. E fate attenzione che è camicie a mezze maniche e non camicie con le mezze maniche. Se io tengo la tazza così, devo dire che la sto tenendo per il manico. Cosa sto facendo? Sto tenendo una tazza per il manico. Allo stesso modo, se io la prendo facendo questo movimento, devo dire che la prendo per il manico. Se io faccio questa cosa qui, che verbo devo usare? Devo usare il verbo capovolgere. Quindi cosa ho fatto? Ho capovolto la tazza. Volendo si può dire rovesciare, però sinceramente io preferisco capovolgere perché capovolgere vuol dire proprio che il sotto va a finire sopra e viceversa. Se io faccio così, che verbo devo usare per descrivere quello che sto facendo?
Potrei dire, per esempio, che sto dando dei colpetti alla tazza. Sto dando dei colpetti alla tazza. Oppure sto dando dei colpetti con il dito. Che cos'è un colpetto? Un piccolo colpo. Sicuramente conoscete il verbo bere. Volendo possiamo usare anche il verbo sorseggiare. Qual è la differenza tra bere e sorseggiare? Sorseggiare significa bere a piccoli sorsi, cioè facendo così. Questo è sorseggiare. Se usiamo il verbo sorseggiare vuol dire che vogliamo sottolineare questo aspetto, cioè che la persona sta bevendo a piccoli sorsi, sta bevendo lentamente. Bere può essere anche così. Questo può essere bere. Se poi una persona beve molto rapidamente, per esempio se beve così, possiamo usare il verbo trangugiare. Ai miei tempi esisteva anche il verbo tazzare, non so se esista più. Tazzare veniva usato per dire fondamentalmente ubriacarsi. Cioè tazzare voleva dire ai miei tempi bere tanto, ma bere tanto alcol. Di che materiale sono le tazze di solito? Di solito sono o di ceramica, questa mi sembra che sia di ceramica, o di porcellana. La porcellana è un materiale simile alla ceramica, solo che è più pregiato. Cosa significa che è più pregiato? Che è di qualità superiore, quindi verosimilmente costa di più. Volendo le tazze possono essere anche di vetro, comunque di solito sono di ceramica o di porcellana. Come potrei descrivere questo oggetto? Potrei dire che è una tazza, ok, fin lì ci siamo, poi potrei dire una tazza di ceramica, è una tazza bianca, perché comunque mi sembra bianca. Poi, visto che non è grandissima, potrei dire che è una tazza media, oppure una tazza di medie dimensioni. Ma la cosa più difficile da descrivere è sicuramente questa parte qui. Come faccio a descrivere questa parte qui? Allora potrei dire, su questa tazza sono disegnati dei fiori. Oppure volendo potrei dire, è una tazza a fiori, che significa che sopra ci sono dei fiori. In particolare potrei dire, sulla tazza ci sono dei fiori rossi e blu. Oppure una tazza bianca con sopra dei fiori rossi e blu. Questa invece è una tazzina, perché si chiama tazzina? Perché è più piccola della tazza. Quindi tazza è questa è tazzina. Volendo potete precisare tazzina da caffè. Comunque in generale diciamo che se dico tazzina si capisce una tazzina da caffè, quindi posso anche fare a meno di aggiungere da caffè. Qualche tempo fa avevo fatto un video sulla preposizione da con valore finale o comunque la preposizione da usata per indicare l'adeguatezza per un determinato scopo. Qua in alto vi metto il link. Se avete voglia dategli un'occhiata, così imparate dei vocaboli che hanno una struttura simile a tazzina da caffè. Quindi come potrei descrivere questa tazzina? Beh, potrei dire che è una tazzina azzurra. Potrei dire che è una tazzina azzurra con l'interno rosa, vedete che l'interno è rosa. Potrei dire che è una tazzina di ceramica. La cosa più difficile da descrivere è questa, che cos'è? È una faccia, quindi potrei dire è una tazzina azzurra con sopra una faccia sorridente. E poi vedete che il naso sporge, no? Potrei dire che il naso è in rilievo, che significa che il naso sporge, cioè sporge nel senso che è sollevato rispetto alla superficie. Vedete, questa è la superficie della tazzina, il naso sporge, è in rilievo. Ecco, questo è quanto. Spero che questo video vi sia piaciuto e che abbiate imparato nuovi vocaboli.